È il momento dell'assaggio. Tenerissima, buona. Provatela anche voi. Si scioglie in bocca. Se siete curiosi di sapere come fare questa guancia di manzo, seguite il video. Ragazzi, è arrivato il momento di cuocere la guancia di manzo sottovuoto al runner. Un pezzo pregiato perché piccolo e di quantità limitate. Si tratta del muscolo che si trova tra il muso e la gola del manzo. Una parte ricca di muscolo, non grassa e ricca di fibre molto preziose, che deve essere cotta con molta attenzione. La prima cosa da fare è la marinatura, ma prima di marinarlo dobbiamo andare a togliere la membrana che c'è qua sopra. Attenzione, non ho detto tutto il grasso, ma solo la membrana. Vedete questa parte qua? Invece il grasso, già che ce n'è poco, questo poco che c'è, gli permette di avere più sapore la carne. Quindi gli andiamo a togliere quanto più possibile questa membrana. Vedete, è proprio un velo al di sopra del grasso. Giriamo anche sottosopra e gli togliamo questa piccola pellicina di membrana, anche qua. Vedete, proprio limitata. Ecco qua. Stesso lavoro facciamo per l'altra. Perfetto, una volta che le avremo pulite tutte e due, le andiamo ad appoggiare in una ciotola. Ora prendiamo gli odori freschi, un po' di salvia, gli togliamo il gambetto che è più duro, poi prendiamo il rosmarino e lo sfogliamo, gli lasciamo solo gli aghetti e in ultimo qualche foglia di alloro. E ora andiamo a tritare tutto. Cerchiamo di tritare tutto abbastanza fine. Mentre continuo a trittare, volevo invitarvi a mettere mi piace e a condividere il video con i vostri amici. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale. Per voi tutto questo è gratis. A me e al mio canale fa una differenza incredibile. Poi serviranno 2 spicchi d'aglio, io in questo caso ho l'aglio in polvere e per far prima metto quello in polvere, poi gli aggiungiamo un po' di sale, un po' di cannella, un po' di pepe, mescoliamo, lo stendiamo e ci andiamo ad appoggiare sopra le guance, così, prima dalla parte sotto e poi giriamo anche dalla parte sopra. In questo modo. Li giriamo, facciamo prendere bene gli odori a tutta la parte e poi li andiamo a rimettere qua nella ciotola. Tutto quello che c'è rimasto qua lo prendiamo e lo andiamo a mettere sopra le guance. Puliamo lo scalogno e lo andiamo a mettere sopra la guancia. Gli aggiungiamo qualche chiodo di garofano e un bel bicchiere di vino rosso. In ultimo lo chiudiamo con la pellicola e lo lasciamo marinare in frigorifero per 24 ore. Sono passate 24 ore. Tiriamo fuori le nostre guance e andiamo a impostare il runner. La guancia ha bisogno di una cottura lenta per renderlo più tenero, perché come abbiamo detto è la parte del muscolo. Quindi imposterei 65 gradi per 18 ore. Facciamo partire il preriscaldamento. Quindi le togliamo dalla pellicola, le tiriamo fuori dalla marinatura e le appoggiamo qua nella carta. Le tamponiamo con altra carta assorbente e le lasciamo qua. Nel frattempo che andiamo a tagliare gli odori. Gli odori li tagliamo a una dadolata abbastanza fine. Quindi prima di tutto li andiamo a fare i filetti così e poi li tagliamo a dadolata. Lo stesso discorso facciamo con le carote. Una volta che abbiamo tritato tutto, lasciamo qua nel tagliere e andiamo a segnare in padella le guance. Con la padella calda gli mettiamo un po' di sale sotto, in questo modo. Poi prendiamo le guance che abbiamo tamponato, vi consiglio una per volta così non abbassiamo troppo la temperatura della padella, e le andiamo a segnare. Prima dalla parte più grassa, vediamo se la guancia si è segnata. Sì, va bene. Nel frattempo che si segna, prendiamo lo scalogno che abbiamo messo a marinare con le guance e lo tiriamo fuori. Lo mettiamo nel piatto. Mi raccomando, questo sughetto è molto prezioso. Tenetelo da una parte, che dopo andremo a fare la demi-glace per la nostra guancia quando sarà cotta. Ok, mettiamo qua nel piatto e andiamo a mettere sull'altra. Sempre girato dalla parte del grasso. Giriamo anche questa.
Una volta che si è segnata anche questa, la tiriamo via, la mettiamo nel piatto con l'altra, aspettiamo che si raffredda un po', e nella stessa padella andiamo a mettere gli odori. Gli aggiungiamo un goccino d'olio, non troppo, e li facciamo appassire. Giusto una scottata gli dobbiamo dare. Questo procedimento serve per tirare su tutto quello che la carne ha rilasciato nella padella. Ecco, basta così. Spegniamo e lasciamo un attimo raffreddare. La marinatura la chiudiamo con la pellicola e la rimettiamo in frigo. Preparati 2 sacchetti sottovuoto per cottura, mi raccomando come sempre rigirate la parte superiore per non farla sporcare. Mettiamo dentro le guance, una per ogni sacchetto, e gli aggiungiamo qualche pezzettino di scalogno. Facciamo 3 da una parte e 3 dall'altra. Dopodiché andiamo ad aggiungere gli odori che prima abbiamo saltato e si sono leggermente raffreddati. Li dividiamo nei 2 sacchetti, tiriamo su i lembi e li andiamo a condizionare sottovuoto. E ora attendiamo che il runner arrivi a temperatura per cominciare la cottura. Arrivato a temperatura, come al solito, mettiamo dentro le guance, copriamo e aspettiamo le 18 ore che finisca. La guancia è quasi arrivata a fine cottura, quindi cominciamo a fare la riduzione della marinatura col vino rosso. La filtriamo e la mettiamo su nel gas con la fiamma a metà. Si deve ristringere piano piano. La marinatura col vino si è ristretta, spegniamo il gas e aspettiamo che finisce di cuocere la guancia. Al solito a fine cottura li tiriamo via, in questo caso non li metto in acqua e ghiaccio perché li vado a finire immediatamente. Mettiamo a scaldare una padella antiaderente senza aggiunta di grassi e apriamo i sacchetti con all'interno le guance che appoggeremo nel tagliere, non prima di aver versato il liquido formatosi all'interno nella riduzione della marinatura, filtrando anch'esso in un colino a maglia fine. Tagliamo la guancia a cubetti di circa 4-5 cm. Tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette li trovi nei link delle descrizioni di tutti i miei video, dove puoi anche trovare il link del mio canale Telegram per acquisti con sconti riservati. Tutto questo è un modo a te totalmente gratuito per sostenere me e il mio canale e permettermi di continuare a proporti nuove ricette. Grazie in anticipo se ne farai uso. Prendiamo lo scalogno dal colino e appoggiamolo nel tagliere a fianco alle guance. Poi mettiamo sul fuoco la padellina con all'interno il liquido di cottura e la marinatura per ultimare la riduzione. Insaporiamo con del rosmarino fresco i cubetti di patate arrosto cotte al runner. Se non avete visto come li ho fatte, qua sopra in descrizione vi lascio il link del video. Di tanto in tanto non scordiamoci di girare e controllare la riduzione e con un cucchiaio verifichiamone la densità. Nella padella antiaderente ben calda appoggiamo i cubi di guancia a scottare. Ti serve uno chef privato a domicilio per organizzare un evento? Trovi tutti i miei contatti nelle descrizioni dei video. È arrivato il momento di impiattare. Con il cucchiaio prendiamo la riduzione e sporchiamo il piatto. Appoggiamo i cubi di guance scottate in ordine sparso sopra la riduzione, aggiungiamo lo scalogno, qualche cubo di patate arrosto, qualche goccia di crema di spinaci, decoriamo con dei petali di fiori eduli, togliamo il piatto e serviamo. Ed ecco voi il piatto finito.